Siamo ben ritrovati qui su Radio Rossonera, obbligo di riscatto, 22 giugno del 2023, giovedì. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno, Partiamo anche se dalle non è cose un semplici. buongiorno. Partiamo dalle cose semplici, cioè i saluti. È un obbligo di riscatto un po' sui generis, insomma, è ovvio che 2 giorni fa nessuno si sarebbe sognato di fare l'obbligo di riscatto di ieri e nemmeno quello ovviamente di oggi, con una cessione ormai definita, con qualcosa che è difficilissimo che possa saltare, anche se le firme ovviamente ancora non ci sono state, quindi l'ufficialità non ci sono da poter dare, però insomma, le virtuali strette di mano sì, e quindi Sandro Tonali diventerà all'ufficialità o quando sarà chiuso definitivamente un giocatore del Newcastle, e tra l'altro secondo l'ultimo rilancio addirittura per una cifra superiore agli 80 milioni di euro, 80 più bonus che quindi potrebbero arrivare addirittura fino a sfiorare i 90, e al ragazzo dovrebbero andare 8, forse anche più milioni di euro. Una cifre veramente impattanti su tutto. Detto questo, però, il Milan perde Sandro Tonali, perde il giocatore simbolo degli ultimi 2 anni, per certi versi ovviamente, simbolo per quello che rappresentava, per il fatto che si portava dietro tutta una storia che insomma era un po' particolare ed era anche sui generis ed era anche un po' strana da vivere in questo momento storico del calcio, forse anche per questo i tifosi si erano affezionati a lui. È difficile da commentare perché ci si dovrebbe dividere in tante piccole parti tra il tifoso, il ragioniere, il commercialista, l'allenatore, il campo e il mercato, cioè sono tante piccole sfaccettature di questa vicenda che sarebbero da commentare. È ovvio che il giorno dopo è particolarmente complicato. Poi i posteri ci diranno sempre sarà stato giusto o sbagliato. In questo momento penso di interpretare il pensiero dei tifosi, me l'abbiamo visto anche ieri, l'80-90% dei tifosi non sono particolarmente contenti della scelta. Allora, è strano perché è diventata realtà la frase hanno venduto l'anima al diavolo, però dove il soggetto è l'anima, cioè al diavolo hanno venduto l'anima, no? Si può ritirare. Ieri io non lo nego, è stato un pomeriggio sera molto difficile per me. Mi sono arrivati un sacco di messaggi di ragazzi della mia età, soprattutto, scrivendomi per noi di questa generazione fa malissimo. Perché è vero che in parte, cioè io l'addio di Kakà me lo ricordo bene, l'addio di Sceva forse un filo meno, però non eravamo così consapevoli, no? Di cosa significasse perdere un giocatore di questo tipo. Posto che Kakà e Shevchenko hanno fatto molto di più la storia del Milan, hanno vinto molto di più e quant'altro. Però è l'addio che non ti aspettavi, è la perdita che non ti aspettavi, è la perdita che ti aspettavi forse meno tra tutti, perché, ripeto, che a un certo punto della sua carriera Tonali potesse aver voglia di intraprendere altre sfide, magari ce lo si poteva anche aspettare, ma non così presto, non con solo uno scudetto in tasca, non dopo tutto quello che è successo in queste stagioni, dal suo arrivo in poi. Ieri per me è stata una giornata complicata a partire dal pomeriggio perché tornando a casa ho visto un bimbo con la sua maglia della prossima stagione. Casualità delle cose. E quindi non è stato facile. C'è da dire una cosa, 90 milioni, se dovessero mai essere 90, 80 più bonus, sono tantissimi. Forse e probabilmente sono anche più di quello che vale Tonali come giocatore. Questo ti direi di sì. Cioè il valore Detto ciò, come è stata gestita e come viene gestito questo momento non mi sta piacendo, non mi piace. Magari tra poco ne parliamo, ne parli tu. B, adesso però devi pedalare. Hai una bicicletta da 80 milioni più bonus. Che tutti sanno che tu hai. Che tutti sanno che tu hai, e anche strategicamente
lasciamo stare. Adesso bisogna pedalare tanto, bene, bisogna alzarsi sui pedali e lasciare tutti gli altri all'inizio della salita, perché devi farlo, sei costretto a farlo, e soprattutto perché è l'unico modo che hai per, tra virgolette, parare un po' il colpo, che è durissimo per i tifosi del Milan, è un colpo durissimo. E quindi vediamo cosa ci dirà il futuro, onestamente. Io sono molto triste, comprendo che sono tanti soldi, sia a lui sia al Milan, soldi che ti permettono magari di sistemare più cose, e mi auguro che venga fatto, però fa male, cioè in questo momento fa male. Poi che a fine del mercato diremo però hai visto come li hanno spesi bene, e a fine del campionato diremo però hai visto a cosa ha portato la cessione di Tonali l'anno scorso. Questo è l'augurio che ci facciamo tutti, credo. Beh, è ovvio. Ma in questo momento fa male, tanto. Allora, sarebbe sbagliato raccontare il fatto che i tifosi del Milan non la stanno prendendo bene, cioè racconterei qualcosa di falso e che non possiamo fare. I tifosi del Milan l'hanno presa male. Poi, col senno di poi, tra mesi e mesi, magari potremmo dire esattamente il contrario, cioè, o meglio, non il contrario, perché no? Perché l'averla presa male sul momento ci sta. Se no, altrimenti la gente non sarebbe tifosa, sarebbe semplicemente, che so, dei commercialisti che stanno lì a scartabellare le tabelle dei conti. No, ragazzi, cioè, la gente segue il calcio perché si vuole innamorare di come gioca una squadra, e B, in quella squadra si giocano i calciatori e si innamora dei calciatori. Altrimenti che stiamo a fare qua? Quello no. Però, come detto, ma l'unica cosa che chiedo invece al presente è di non nascondersi per nessuno. Le proprie responsabilità vanno prese e non, diciamo così, cioè, nascoste per mandare avanti un altro. Mi spiego. Se 90 milioni al Milan fanno gola e e reputano una cifra anche oltre il valore del calciatore e la reputano giusta, è lecito, ma non ci si nasconde mandando avanti il calciatore. Viceversa, se al calciatore 8, 9, 10 all'anno interessano, al di là del bene del male del Milan, eccetera, è inutile mandare avanti, eccetera, eccetera. Cioè, ognuno ha fatto la propria scelta, chi prima, chi dopo, perché poi insomma c'è chi dice che è arrivata prima l'offerta al Milan, chi a lui, non mi interessa, ma entrambi hanno fatto una scelta. Non ci si nasconde, ma è lecito, cioè non è che è una roba, diciamo così, illegale, è una roba legalissima che si può fare, lecita, ma non si manda avanti nessuna delle due parti. Ognuno prende le proprie responsabilità, ci mette la faccia e dice ho fatto questo. Fine, tutto qua. Perché poi i giochetti di lui vacilla, ma come fare a rinunciare a 10, ma noi non saremmo mai arrivati a 10, no, queste robe qua no, lasciatele un attimo da parte. Parliamo un attimo di quello che sarà, perché nel mentre che Sandro Tonali se ne va, poi essere Gattuso col scudetto, Sandro poteva essere l'ultima bandiera, la sua maglia la più venduta, ma insomma, non diciamo una novità, era probabilmente il giocatore più amato, insomma, per certi versi. Probabilmente era il giocatore più amato. Nel mentre noi restiamo così, perché volevo mandartela. Questi sono i nostri tre centrocampisti in questo momento, non ce n'è altri, contando Adli come uno dei quali ha giocato a pallone l'anno scorso, gli altri due, uno ha fatto la comparsa, uno era nei titoli di coda e c'era il nome. Sì, ci potremmo aggiungere tra poco magari Kamada, per il resto c'è Ismael Benasser a mezzo servizio a febbraio, se va bene, gennaio-febbraio, e poi il nostro centrocampo è finito qui. Ora, aver venduto Tonali, come hai detto giustamente tu, ti comporta il fatto di aver riempito molto le casse, di avere a disposizione una quantità di denaro tale da poter fare acquisti anche di un certo livello. Il problema è che se non li hai impostati prima, il rischio che ti prendano un pizzico per il collo adesso c'è, cioè lo sanno tutti che ce ne sono rimasti 3 e lo sanno tutti che hai un centinaio di milioni mal contati in cassa.
credo di più. Credo che in cassa tu in questo momento abbia di No, più. no, per dire, in genere, vabbè, sì, 100, 120, 130, quelli che sono, insomma, o quelli che saranno, ma io spero che abbiano fatto un po' di conti anche prima di fare tutto questo, perché sennò davvero ti prendono per il collo, e già le cifre che sto iniziando a vedere, tipo questa per Frattesi, cioè una quarantina per Frattesi, è non prendere per il collo, è prendere per un'altra parte del corpo che non posso dire perché siamo su YouTube e quindi non la posso dire. Che onestamente non andrei mai a comprare per 40 milioni, con tutto il No. bene che voglio a Frattesi, Poi mi No, è direte, un mi buon serve giocatore. per Allora, le io liste. sarei falso, cioè sono 2 anni che dico che a me piace Davide Frattesi. Mi sarebbe piaciuto insieme a Sandro Tonali, non al posto di, ma questo è un altro discorso. Però, insomma, andare adesso a bussare al Sassuolo e a Carnevali, che non è che siano proprio gli ultimi arrivati quando si devono sedere per vendere, E per il fare rischio è che te altro. lo facciano pagare tanto. Sì, per me son troppi 40 milioni per Frattesi, decisamente troppi. È vero che son tanti, forse non lo so, anche 90, 80 per Tonali, però come dicevi tu devi averla studiata, cioè dovevi averla studiata la situazione, perché adesso tutti sanno che hai questi soldi e quindi magari il Villarreal per Chukwueze ti chiede più di 25, 30 milioni, perché magari il Sassuolo ti chiede più di 30, 35 milioni. Non lo so, bisogna essere bravi adesso. Molto, Dato molto. che insomma a vendere sono stati tanto bravi, tanto da farlo in meno di 24 ore, o comunque da farlo uscire, da finalizzarlo, se così possiamo dire, in meno di 24 ore, dovranno essere altrettanto bravi a comprare. Perché, ripeto, adesso hai questi 90 milioni, come li spendi? Come li spenderai? Come utilizzerai i giocatori che compri? Perché anche questo è un tema, non solo come li spendi, ma poi come rendono in campo questi qua. Pesano fino all'ultimo centesimo adesso, perché non arrivano dalla cessione di Pinco Pallino, non arrivano dagli introiti Champions League, Ah, certo. arrivano dalla cessione di Tonali e Sarà un quindi esame continuo, pesano certo, certo. fino all'ultimo centesimo. Come li spenderai? Come renderanno i giocatori che compri? E a Allora, me, cioè, onestamente, poi saranno da verificare, saranno tutte da capire, come un sacco di cose, insomma, se è vero, se non è vero, eccetera, eccetera. Diciamo che la serata di ieri, per le notizie che ci ha portato, non è che mi abbia fatto dire vai, vendiamo Tonali però. Cioè, ho letto di 6 milioni a Thuram, che quando l'ho letto mi sono messo 2 dita qua per sentirmi il battito, e no, ma di non si Lukaku può andare, non si può andare oltre la cifra data a Rafael Leao, cioè ho ragazzi. Cioè, letto di 6 milioni a è Thuram, Marco ho fatto: Sorano. "Oddio, sentiamo il battito", ho letto di Lukaku e mi son proprio sdraiato nel letto qui per prendere un po' d'aria, perché onestamente Non ti piace questa copertina? Questa prima pagina, non è una copertina, scusate. Beh, Big Rom, il King di Milano. Via Tonali, Milan su dammi Lukaku e via 'sta Frattesi. grafica per piacere, dai. Dai, è Gra anche vicino a te, ti sta indicando. Puoi togliere sta cioè via Tonali con la maglia in bianco e nero, tra l'altro non me ne voglia Newcastle, però ha dei Sì. colori che si poteva evitare, e Milan su cioè io vabbè, la comprerò questa pagina di Gazzetta per ricordarmi di questi giorni, credo. Ma onestamente, scusate, ma fermo un attimo. Allora, Marcus Thuram viene a fare cosa nel caso? Il vice Rafa? A 6 milioni? A 6 milioni? No, viene a fare la punta, cioè viene a fare un ruolo da titolare. L'altro è Olivier Giroud. Che facciamo? Prendiamo, ma per la coerenza, scusate un attimo, aspetta un secondo, ma la coerenza, cioè Lukaku quanti anni ha? Una trentina? Sì, Prende quanto di ingaggio? una marea Chiedo suppongo. più di Tonali al Newcastle, così a spanne. Uno, il senso. Due, il senso. Tre,
cioè sarebbe sconvolgere tutto il Sì, mondo no, non dei avrebbe il nostri minimo ingaggi, di senso, quello che non avrebbe diamo. il minimo senso, ma questo avvio di calciomercato del Milan ci ha un po' Non, insegnato che il infatti, minimo non dico senso che non non si è che a farà, volte sia perché troppo. non dico che non si farà perché, cioè, in queste ultime 3 settimane, cioè, Ah, no, tra no, che i qua dirigenti che saltano in 24 ore, un giocatore in 48, cioè, non dico più niente, ovviamente. Cioè, andiamo più su, dai, qualche cosa di concreto. Arda Güler è un 18enne del Fener che sappiamo ha una clausola di 17,5, vince chi dà più commissioni al padre. Anche qui, tra l'altro, la coerenza. Un buon giocatore, assolutamente, potrebbe diventare addirittura un grande giocatore, ma sempre a può 18 anni diventare ha. un fenomeno, ma siamo con Pobega, Krunic e lì. E Prima allora, di pensare ai 18 milioni per Guler, porca di quella miseria, c'è da comprare i centrocampisti e non ne basta uno. eccolo, eccolo. Vai. Ma no, dai, Henry. Reinders della Z Alkmaar. Ieri, tra l'altro, Gianluca Di Marzio ha dato anche qualche cifra, cioè 18 milioni potrebbe essere all'incirca. Ci può Seko stare. Fofana ha la clausola che è 7 milioni in più, E come diceva Max Allegri, lungi da me citare Max Allegri, ma nel calcio ci sono le categorie e hanno più o meno la stessa età, Adesso non mi ricordo di che anno sia Fofana, forse del 96, non del 98, una roba del genere. Però costa 7 milioni in più ed è uno che ha due attributi, non state vedendo il gesto che sto facendo perché c'è la grafica fortunatamente, ma ha due attributi grossi così. Poi magari li avrà anche sto ragazzo, arriva, fa bene, tutto quello che vuoi, però con 7 milioni in più, dato che ne hai incassati 90, prendi uno che sai che giocatore è, non uno che devi sperare che. E poi chiudiamo con la punta. C'è il buon Marcos Thuram. Nel mentre ci sarebbe anche da prendere l'esterno di destra in tutto ciò. C'è il buon, nel caso, Chukwueze. Perché comunque il Anche mercato del qui Milan 4 milioni ancora a Chukwueze. Va bene. in teoria, aspetta, che data è oggi? 22. Sono tante operazioni, cioè, in teoria dovremmo fare degli obblighi di riscatto clamorosi da qui al prossimo mese, Henry, ma Questa è la tua speranza beh, e certo, questa è che la mia facciamo? esigenza. Cioè, io adesso esigo che pedalino, ma Beh, Harry, forte. non è che cioè, ti ricordo che sono in 3 e non Ma c'è come dicevi tu nessuno che faceva all'inizio, il titolare fino a un anno fa di questo. si sono assunti le loro responsabilità. Questa roba qui, con tutto il bene che possiamo volere a sti tre ragazzi, ci mancherebbe altro. Questa roba qui, al 22 Vabbè, di è la roba giugno, del 22 giugno, Henry, eh. sì, Mm. però allora, calma, questo è lo stato delle cose. Io giudico lo stato delle cose, ok? Hanno venduto Tonali, sei così, sei rimasto così. È il 22 di giugno e sicuramente verrà sostituito, però devi farlo. Cioè io, onesto, non sono nessuno per esigere delle cose, ok? Perché sono un tifoso, un appassionato e quant'altro, ok? Quindi non è che cioè, mi devono qualcosa, però hanno venduto Tonali, cioè sono tre parole pesantissime per un tifoso del Milan al 22 di giugno. Poi se al 27 di giugno diremo hanno venduto Tonali, ma hanno comprato Frattesi e Fofana, è un altro discorso, però lo devi fare. E due centrocampisti probabilmente li devi prendere a prescindere da Tonali o Sì, uno e in teoria Camara. sì. In teoria sì, Quindi in teoria sì. stiamo veramente, non lo so, è un enorme punto di domanda con questi bei 90 milioni in tasca. Bisognerà Ma spenderli scusami, adesso. lasciamo un attimo da parte la difesa, poi chiudiamo perché siamo quasi al 20° minuto, stiamo andando, ma ci sta. Tra l'altro un sacco di voci avevano chiesto di andare in live ieri sera, ma non eravamo nelle condizioni per farlo. Sarebbe stato complicato. No, ma al di là di questo, li conto proprio velocissimamente. Sono
quello che giocherà al posto di Bennacer titolare, perché Bennacer non c'è fino a febbraio, quantomeno. Il titolare al posto di Tonali. 2. Il primo cambio, se non era De Krunic, ce ne deve essere sicuramente un altro. 3. E sono 3 centrocampisti. Poi c'è da prendere l'esterno di destra, perché sennò resti con Messi e Salmacher, vita natural Durante, e non mi sembra il caso. 4. Contando che magari uno dei due possa restare per fargli da backup. Boh, perché sennò potrei aggiungere il quinto. Ma rimango proprio basso. 4. Rimango ancora super basso, non prendo neanche il vice di Rafael Leao perché rimango con Origi o Rebic, uno dei due, diciamo, perché non riesco a venderli, metti, eccetera, eccetera. Nel mente devo prendere quindi anche la punta, che potrebbe essere Marcus Thuram. Ora, di questi, uno è Thuram, uno è Kamada, mancano 2 centrocampisti e l'esterno destra, almeno per essere in pari coi numeri. Non ti dico poi ci sarebbe da via Origi dentro quello, via Rebic dentro quell'altro, via Salmacher, via Messias dentro quell'altro, eccetera. Per essere in pari coi numeri, oltre Kamada e Thuram, a 0 servono 2 centrocampisti e nel caso un esterno destro, se non vuoi rimanere con Messias e Salmacher. Direttore, è il 22 di giugno. Io mi auguro che i nomi che hai fatto, comunque i ruoli da coprire, vengano coperti. Sarà valutato tanto questa cosa qua nel mio giudizio personale sul mercato, che a prescindere da tutto non sarà mai un giudizio alto perché hai venduto Tonali, punto. Puoi comprare chiunque, onestamente il giudizio sul mercato per me non sarà alto, però adesso devi mettere la pezza, che è una pezza, non sono i jeans nuovi, è una pezza sui jeans vecchi perché hai venduto Tonali, però devi metterla. Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra un'oretta alle 11 anzi meno, perché se siete arrivati alla fine saranno tra 40 minuti. Per Io Chiama oggi Milan il degli like 11. non ve lo chiedo. Oggi il like non ve lo chiedo perché Lo chiedo io, onestamente un tifoso del Milan mettere un like a un video che si chiama Tonali venduto, arriva Frattesi, io il like non lo metterei. Quindi se volete metterlo per noi due, per Radio Rossonera, ci è fatto un piacere. No. Oggi se non volete metterlo siete come dire giustificati. L'importante però è che vi iscrivete, perché A non può piovere per sempre e B facciamo contenuti tutti i giorni. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella tutte le notifiche. Ciao a tutti, a tra poco.